Questa la facciamo professionale. Buonasera ragazzi, sono Mazza del canale di Mazza. Questa sera siamo qui in una situazione un po' peculiare, perché come potete vedere qui di fianco a me non c'è il mio amato BMW, ma c'è una Mazda che è un MX-5 NB seconda serie, e qui per terra si vede penso poco dall'inquadratura, abbiamo un K20 A2 Honda. In sostanza sono stato commissionato da un amico per montargli la vettura, che era precedentemente swappata con un K20 come identico a questo, che però il vecchio motore ha deciso di partorire una biella, e se il mio editor può mettermi una foto da qualche parte. Quindi niente, ora andremo a riassemblare questo motore, perché ha molte componenti mancanti che vanno tolte dal vecchio motore che mi porterà il proprietario della vettura. Allora, la situazione è questa: abbiamo il motore completo di nulla praticamente. Mi sono un po' portato avanti nel tempo libero, tra virgolette. Mi è arrivato senza coperchio valvole, ho fatto il gioco valvole, montato il coperchio e ho montato il volano. Tutto il resto era già stato fatto da prima. Abbiamo il collettore di scarico, abbiamo un po' di pezzi in giro e abbiamo un tavolo pieno di roba da sistemare e capire come andare a ricostruire questo bambinello. La vettura si presenta in queste condizioni. Abbiamo ovviamente nessun power plant. Manca la scatola sterzo perché il proprietario ha deciso di smontarla per modificarla, e in seguito ci faremo spiegare le modifiche che il proprietario ha apportato. Il cablaggio elettrico dovrebbe essere già tutto predisposto per il K20 perché in precedenza già swappata, e niente, la vettura è una Miata seconda serie, un NB. Come potete vedere dai dischi dei freni molto arrugginiti e dalla macchina molto sporca, questa povera Miata è stata ferma quasi un anno ormai senza motore, e quindi ha dei segni del tempo molto chiari, diciamo. Abbiamo della ruggine sui dischi, della sporcizia incredibile, e vedremo di riportarla in vita con il nuovo motore. Niente, ora andremo a montare la frizione, che è l'ultimo pezzo che ci manca dietro, così abbiamo finito, e poi passeremo a montare gli accessori davanti. Ciao. Questa non l'avevo calcolata però. E poi ti dico. Ora andiamo a montare il gruppo pompa acqua scambiatore di calore, e dobbiamo applicare del silicone su tutta la parte di tenuta dell'olio, e poi dopo lo monteremo sul monoblocco. Siliconator, el mecánico que todo lo soluciona con silicón. Silicón por aquí, silicón por allá. Ten cuidado, dueño.
Montando il collettore d'aspirazione notiamo un problema di ingombri. Il collettore non si riesce a montare a causa del blocco scambiatore, pompa acqua, uscita termostato, supporto alternatore e quant'altro, e anche per colpa di questi prigionieri. Quindi adesso andrò a provare a togliere questi prigionieri e vedere se appoggiando lì il collettore e abbassandolo ci sta. Rieccoci qui, buonasera. Ieri sera ci siamo fermati montando il collettore d'aspirazione. C'era un piccolo problema sulle viti, non si trovano. Purtroppo quando arrivano i mezzi smontati in queste condizioni è un po' difficile ritrovare tutte le viti che vanno al loro posto, però nessun problema. Andremo avanti a trovare 5 viti che vadano bene per tenere il collettore. Poi mancano dei supporti motore che mi devono arrivare con il proprietario. E niente, andremo avanti con il progetto. E intanto di fuori la situazione è questa. Abbiamo della neve e soprattutto del freddo, molto freddo. Quindi per fortuna che abbiamo il nostro riscaldatore molto ecologico a gasolio che ci tiene caldo. Eccoci qua, siamo con il proprietario della macchina, Alessandro, e Ciao raga. abbiamo qua dopo il motore vecchio da farvi vedere. Alessandro, come mai questo progetto? Come mai la miata con il K20? Allora, questo progetto è nato più o meno periodo Covid era, e in quel periodo avevo tanto tempo libero e avevo già la mia Mazda MX-5 da circa 3-4 anni. Color grigio pentola, 1600, tiravolio, un polmone, lo sappiamo tutti, vabbè, quello è. E l'idea principale era farla volumetrica, poi passata l'idea al turbo. E io con altri 2-3 amici, sì, abbiamo detto perché non fare qualcosa di particolare, di esclusivo, qualcosa dove tu puoi avere sia cavalli, dove tu puoi avere, diciamo, manutenzione minima per un utilizzo stradale, grip e drift. E allora è venuta l'idea del K20. Guardando su YouTube sono usciti già diversi video, ho conosciuto K-Power Industries. Non è uno sponsor. Non è sponsorizzato perché costa, questo progetto costa tanto. E niente, abbiamo trovato questa azienda americana che produceva kit per swap K20, K24 per Mazda MX-5, BMW E30 e adesso fanno anche NC e GT86. Ho ordinato i pezzi, è arrivato il Covid. Col Covid sono passati 7, 8, 9 mesi prima di aver tutto, erano tutte ferme le aziende, spedizioni, era tutto fermo, un casino allucinante. E una volta arrivati i pezzi ho iniziato a cercare il motore in rete, l'ho trovato in Svizzera, sono andato personalmente a prenderlo, l'ho portato a casa e abbiamo iniziato a installarlo alla macchina. Cosa è successo? Attesa di anche lì 7-8 mesi, chiaramente i lavori li facevamo noi. E una volta mutato il motore ho iniziato a utilizzarlo. Ma è stato utilizzato Ma è bene. stato utilizzato poco. Andiamo a vedere cosa è successo al vecchio motore. Qui c'è un buco, c'è poca luce però non ci dovrebbe essere un buco lì, ecco, grazie. E manca un pezzo di pistone. L'idea era di alleggerire, ma abbiamo un po' esagerato, diciamo. Abbiamo alleggerito nel punto sbagliato. Nel punto sbagliato e abbiamo tolto forse troppo olio.
E niente, quindi io adesso andrò avanti con il motore nuovo e intanto lui sta montando la scatola sterzo. Già che l'auto era senza motore, l'ho smontata e l'ho depotenziata. Quindi cosa ho fatto? Ho tagliato la guarnizione al centro, ho ringrassato tutto, ho chiuso i buchi di portata, mandata e ritorno olio per avere alla fine un aiuto in più. Non avendo servo sterzo, l'auto era molto dura, così dovrebbe migliorare, dicono. L'abbiamo fatto. Andiamo a vedere sulla vettura la Adesso scatola depotenziata. Ce la ributtiamo dentro, gli ho dato una piccola verniciata, ho chiuso i buchi, montato le testine nuove e speriamo sia molto meglio così. Va bene Alessandro, ti lascio continuare e io andrò avanti con il mio motore. Il tuo? Che cosa sta succedendo qui? Sta succedendo cose. Stiamo mettendo supporto motore, lato scarico, dopodiché metteremo lato aspirazione. Però mi serve una cricchetta. Allora, stavamo montando la piastra per adattare il cambio al K20, ma abbiamo notato che sul K20 originale, sulla testa, c'è questo angolino che non lascia passare la piastra. Quindi adesso dovremmo tagliarla via. Sopra. Ora dovrebbe andare tutto ad allinearsi perfettamente. Infatti, adesso siamo giusti. Perfetto, procediamo al montaggio. Eccoci qui, abbiamo accoppiato il motore al cambio finalmente, abbiamo il motore pronto per essere montato in macchina. Il proprietario mi dice che è meglio non montare i collettori di scarico perché dopo è un po' un problema, e capisco perché sono dei collettori abbastanza grossi. E nel prossimo video andremo a montare il powertrain nella vettura e vedremo cosa succede nel mentre. E niente ragazzi, vi lascio così, al prossimo video, salve. Giacomo per favore fallo diventare bello, grazie. Ciao Giacomo, questa è una macchina, questa macchina no brum brum, questo brum brum dentro lì, poi macchina brum brum. Alessandro, come mai questa cosa del K20? Perché sono semplicemente stronzo. No, in realtà Questa Giacomo la voglio come outtake perché è fantastica. Rifrasiamo. Vai, Non lo so. rifammi la stessa domanda. La stessa domanda? No, ma secondo me non è giusta la domanda. Ciao Giacomo. Ciao Giacomo. Lui si diverte sempre. Secondo me, tutte le volte che mi sente dire ciao Giacomo, penso che lancia fuori il computer dalla finestra.